Giorno 3. Proseguiamo da dove abbiamo interrotto ieri. Prima di prendere la strada principale, scorgo un commento che mi rivela un oggetto nascosto. Delle bombe nere, nulla di entusiasmante, ma almeno da qui posso vedere il grassissimo cavaliere, che, presumo, dovrò presto affrontare. E sono quasi sicuro che si tratti di un Dragon Rider, il che potrebbe avvalorare la mia tesi, ovvero che Lothric è sul punto di diventare Drangleic. Ma aspetto qualche descrizione che mi parli di lui. Intanto resto incantato dal paesaggio, tanto che rischio di farmi cogliere di sorpresa dal cavaliere di Lothric Lanciere. Lui sì che è tosto da buttar giù a causa del suo scudo a torre, ma riesco a romperglielo scoprendo la nuova meccanica del front stab. Proseguendo nell'abitazione trovo un baul. Ehi, il baule è... Facciamo finta che non ci sia, ok? Intanto mi trovo obbligato a buttarmi nella mischia e inevitabilmente ci rimango secco. Ma forse non tutti i mali vengono per nuocere, perché finalmente trovo il secondo falò dell'area che mi ero perso in precedenza, nonché un paio di amuleti di un cacciatore di non morti, anche noto come talismano di Lloyd, che mi parla appunto del gran maestro Lloyd e della Via Bianca, il cui culto appartiene ormai al passato, ma che ha lasciato in eredità ai posteri la cultura della caccia ai non morti. Stavolta prendo una strada diversa, trovando una spada larga, leggermente più potente di quella lunga e con un moveset utile contro le masse. Ma né la spada nuova né il tentativo di utilizzare un approccio tattico mi risparmiano l'ennesima morte. Target locked. Fortunatamente per tutti, il terzo tentativo è quello buono, e vengo premiato con una scheggia di Estus che mi permetterà di aumentare il numero di fiasche, e la chiave della cella, che tra l'altro dice cose interessanti riguardo il castello, che si dice inghiottisca chiunque vi giunga. Ho notato almeno 2 porte chiuse lungo il percorso, che controllerò immediatamente prima di proseguire. Trovo la cella e parlo con l'incappucciato. Il suo nome è Greirat, il ladro, e mi chiede di consegnare un anello, l'anello di pietra blu, ad una donna di nome Loretta, nell'insediamento di non morti. Esaurito il dialogo, con mia grande sorpresa Greirat svanisce nel nulla. Magari lo ritroverò al santuario. Ad ogni modo, è tempo di affrontare il massiccio alabardiere che presidia la piazza. Ehi, alla faccia del lardo! Ok, questo ciccione ha più assi nella manica di quanti credessi, tant'è che mi faccio uccidere. Round 2, si combatte di nuovo. Round 3? Come si dice, più grossi sono, più fanno rumore quando cadono. Festeggio provando la Estoc che trovo lì vicino, ma non amo gli stocchi. Proseguo, mi faccio quasi ammazzare da un'orda di non morti e leggo il fiore verde, utilizzato dalla legione di non morti di Farron. E visioni di shortcut? Sì. Cane, 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 cane. Oddio! Per un pelo, ma ce l'abbiamo fatta. Torniamo al santuario, va. Livello un po' forza. Provo l'alabarda, che francamente non mi piace. Compro la torcia, il pugnale, la cui mossa abilità mi fa innamorare, e già pregusto una run in cui impersono un cacciatore di Bloodborne. E infine potenzio al +2 la spada lunga. Ed eccomi finalmente nel luogo che tanto mi colpì nei trailer per la sua bellezza. Ma dovrò evitare di farmi incantare, o i cavalieri di Lothric avranno la meglio. Uno di loro mi droppa il suo elmo, che mi rivela l'importanza della figura del cavaliere a Lothric, considerato uno dei 3 pilastri. Qualunque cosa questo significhi. Aggiungo un'altra arma alla mia collezione, la Lucerne, e non c'è niente da fare, io detesto le alabarde, i cui moveset tra l'altro mi sembrano pericolosamente simili. Dovrò approfondire. Ora affronto l'ultimo cavaliere, vestito di blu e con gli occhi rossi, e diamine se fa male quando si buffa l'arma. In fin di vita lo sconfiggo, ricevendo una magnifica gemma raffinata che aumenta gli scaling di forza e destrezza. Ma ora torno al falò perché, come saprete, i trailer mi hanno avvertito su cosa troverò in quella cattedrale. Non sapevo ovviamente che ciò che mi aspettavo di dover affrontare non mi si parerà davanti se non molto più avanti nel gioco. Prima di entrare, poso lo sguardo su un paio di statue che coronano il portone d'ingresso, rimanendo tanto disgustato dall'approssimatività del modello quanto affascinato da ciò che potrebbero rappresentare. Il re Lothric? Non lo so. Ora è tempo di entrare, guardarsi continuamente alle spalle per timore di una minaccia ancora assente, e parlare con l'alta sacerdotessa Emma, che ci affida la piccola bandiera di Lothric, che servirà più avanti, nonché il nostro primo oggetto Covenant, che ci permette di entrare nel patto della Via Blu. Questo patto evocherà automaticamente un aiutante nel momento in cui verremo invasi, il che è utile assai. Ma adesso, se non ho trovato un boss nella cattedrale, mi faccio suora se questa non è un'arena. Qualcosa mi dice che ci ho preso.
Da un portale oscuro fuoriesce un colossale essere umanoide circondato da un'aura glaciale. Deve essere stato un cavaliere un tempo, ma ora mostra una natura ferale. Il suo nome è Vord, della Valle Boreale, ma per il momento il nome mi intimorisce più della creatura in sé. Se gli sto sotto, posso colpirlo agevolmente, senza gravi ripercussioni, come è sempre accaduto con i grossi quadrupedi. Ma non è tutto qui, vero? No, certo che no. Ecco che arriva la seconda fase, con la sua musica pazzesca e con tutta l'aggressività che Vord può offrire. Prima di lasciarvi godere la battaglia, voglio farvi notare il suono metallico dell'armatura che sfrega contro il terreno quando il segugio comincia una delle sue impetuose cariche. Non fate caso alla mia morte perché il prossimo scontro vedrà il mio avversario sconfitto. Vord della Valle Boreale cade ed il portone ricoperto di rampicanti che prima mi bloccava il passaggio si apre, rivelando una delle vedute più incredibili che io abbia mai visto. Ragazzi, ecco a voi la mappa di Dark Souls 3 nella sua interezza. Vi darei volentieri il tempo di osservarla attentamente, ma per qualche motivo il mio dito ha avuto l'urgenza di premere A, facendo partire la cutscene. Ma guarda chi si rivede. I vecchi messaggeri di Anorlondo mi portano all'entrata dell'insediamento dei non morti, che visto da vicino è ancora più suggestivo. E sbirciando col binocolo, intravedo quello che sembra tanto un vecchio amico. Gog, sei tu? Dovete sapere che Gog Occhio di Falco è il mio NPC preferito di Dark Souls, per cui rincontrarlo qui sarebbe una gioia per me, ma avendo sconfitto il boss ho da fare un paio di cose prima di proseguire. Innanzitutto, leggere la bandiera, che mi rivela che le mura del castello sono comparse. Certo, a vederlo sembra proprio che il castello di Lothric sia spuntato come un fungo, distruggendo il ponte. Ecco, ora possiamo dare tutti un'occhiata più attenta e possiamo permetterci di notare l'insediamento, una torre, un'immensa cattedrale, un bosco recintato con dei pilastri e all'estrema destra un lago salato di dimensioni colossali, anche noto come mare. Vero, Mike? Visto da questa prospettiva, si intuisce come il ponte portasse effettivamente al castello e sia poi crollato anche a causa dello schianto di una viverna. Faccio un veloce backtracking, giusto perché mi sono lasciato dietro un paio di porte chiuse che però ancora non posso aprire, accorgendomi di essermi perso quei due bauli che contenevano lo scudo dell'aquila, che mi permetterà di usare l'abilità dell'arma anche a una mano sacrificando il parry, e la spada di Astora, arma dal moveset perfettamente identico a quello della spada lunga, cosa che tuttora non posso in alcun modo giustificare.
Inoltre mi avventuro sotto la torre della Viverna, trovando il primo Mimic, e il premio è... Miyazaki! Cosa c'era in quel moveset? Ho trovato l'arma della vita. Ma ormai è tardi e, seppur a malincuore, l'esplorazione dell'insediamento è rimandata a domani. Giorno 4. Oggi ad accompagnarmi nella mia avventura c'è la voce spesso salvifica di un amico che, tramite Skype, mi darà qualche piccola dritta su come procedere nell'intricatissimo insediamento. Per prima cosa leggo la resina dorata, che contiene solo un simpatico riferimento ai funghi del bosco radice oscura, nonché l'anima di Vort, scoprendo che egli era, insieme alla danzatrice, parte di una spedizione di cavalieri provenienti dalla Valle Boreale. A quanto pare voleva impedirmi di lasciare il castello di Lothric, ma non ho idea del perché. Infine, la spada di Astora, che si rivela essere la terra di provenienza della famiglia reale. Finalmente mi avvicino al cancello, che con mia sorpresa si apre, liberando dei cani che cominciano a sbranare i non morti presenti, tra cui mi annovero io stesso. Per fare piazza pulita, la voce della mia coscienza mi consiglia di usare la torcia, e scopro che i danni da fuoco incastrano i cagnacci in un'animazione di agonia. In seguito mi spingo al limite del ponte crollato, dove una schiera di pellegrini morti sta... Un momento, ce n'è uno vivo. Si tratta di Yoel, un pellegrino di Londor che per qualche motivo non ha incontrato la stessa morte dei suoi compagni. È un personaggio inquietante, per cui quando mi chiede di accettare i suoi servigi sono titubante, ma per amore della lore acconsento. L'uomo tartaruga senza faccia mi fa notare come probabilmente la sua sopravvivenza era finalizzata proprio a questo incontro, ed anche lui scompare in una nuvola di cenere. Tiro la leva, uccido il contadino e... Ahem! From! Luci dinamiche un par de huevos. Mentre proseguo, cresce il senso di inquietudine dovuto ai corpi insaccati e appesi, ai misteriosissimi non morti tramutati in radici, alle pile di cadaveri maleodoranti circondati da mosche. Il luogo è abitato da ladruncoli e contadini, e comunque io lo guardi, non posso fare a meno di pensare a Hemwick Charnel Lane. Tale incredibile somiglianza potrebbe essere una delusione per molti, ma è una gioia per me che amo quell'ambientazione di Bloodborne, la quale purtroppo non giocherò mai. Trovo del ciarpame, e un conoscitore dei Souls sa quanto può essere interessante un ritrovamento del genere, non sapendo che, a quanto se ne sa, è perfettamente inutile, per poi giungere ad una piazza con un grande albero al centro, circondato di pire e non morti che le venerano. 4-4 recupero l'oggetto che ho fatto cadere dalla balconata soprastante, l'osso di Loretta. È quindi morta? Ne parlerò con Greirat. Ora è tempo di combattere. Si risveglia una cicciona in vena di risate, che mi scaglia contro incantesimi di sanguinamento mentre mi occupo degli innumerevoli villici. Finalmente muore e posso scoprire qualcosa su di lei. È un evangelista della cattedrale, incaricata di condurre i prescelti al sacrificio. Pare siano tutte donne. Leggo anche l'abito da lavoro di uno dei braccianti, scoprendo che qui all'insediamento sono ancora in uso pratiche derivate da un'antica cerimonia di dissezione e sepoltura dei non morti. E difatti non è difficile notarne i segni. Entro in un'abitazione e cado, ignaro del buco sul pavimento, ma vengo ricompensato con un nuovo oggetto Covenant, niente meno che il patto dei guerrieri del sole. La descrizione è superflua, tutti conoscono lo spirito di gioiosa cooperazione dei Sambro. Sia lodato il sole! Ci ho provato. Ed ecco una meccanica nuova che scopriremo essere un indizio di lore. Bevo un sorso di Estus da un calderone. Torniamo su e recuperiamo l'oggettino. Portano tutto nello stesso punto. Porca puttana, lo spavento! Ah, le trappoline! Già, le trappoline. Minchia, roba degna di Silent Hill, parola mia. E che cazzo? Stai cagando un po' troppo sotto sbaglio. Te l'ho detto, è il posto che mi mette inquietudine. Ed ora battezziamolo con la mia prima morte, ma per una giusta causa, raccogliere la frusta. Inutile dire che non recupero le anime. Recupero invece l'ascia da schiavo, il cui moveset è identico a quello della mia, eccezion fatta per l'R1 e la weapon art. Ripulita la zona, tento un salto, fallendolo, ma ora sono obbligato a seguire quella lucertola ovunque mi porti. Gemma affilata, per aumentare lo scaling in destrezza. E, grazie a Dio, un falò. Ora percorro la via che ho volutamente tralasciato in precedenza, ovvero quella a cui si accede tramite il ponte dalla piazza.
Arrivo fino alla porta e, dato che sono un genio dell'esplorazione, la lascio chiusa mentre imbocco la via dei tetti. E scusatemi, ma devo rimanere incantato per qualche secondo di fronte a cotanta bellezza. Ovviamente non tardo a rendermi conto della cazzata che ho fatto, e dopo aver letto lo scudo caduceo della grande palude, proseguo con la consapevolezza di essermi lasciato qualcosa alle spalle. La zona successiva è pericolosissima, con 2 mezzadri bombaroli e un non morto enorme con un enorme mortaio, ma rinvengo l'anello del fuoco che aumenta i danni del suddetto elemento ma riduce le difese contro lo stesso, e sembra essere rinomato tra i desolati di Londor, che a tali anelli si aggrappano per non cadere nella disperazione. Finalmente arrivo in fondo alla mappa, mi sbarazzo dell'evangelista, trovo il portone chiuso e, con mia sorpresa, trovo l'entrata per lo shortcut verso il falò. Sei pure sorpreso? Dopo mezz'ora che ti sto dicendo c'è uno shortcut. Cestus! Già pregusto la seconda run in cui userò esclusivamente quest'arma. La sua abilità è incredibilmente interessante, ma al tempo non potevo capire quanto fosse importante un po' d'equilibrio. Stai ancora dietro alla nebbia. Ehi, devo provare i Cestus. Attento a fotterti dalla paura, c'è un topo di 3 metri. Un'altra porta chiusa, il profetizzato rattone e infine il falò. Ora posso tornare sui miei passi e recuperare ciò che mi ero perso. Innanzitutto facciamo qualcosa di intelligente. Poi buttiamoci in una zona nuova, incontrando un altro di quei giganti che però a quanto pare non è ostile. Posso esaminare. La gabbia. Vai, entra, muoviti. Sto entrando. Uno schianto assordante e mi ritrovo in fondo ad una grotta sotterranea dall'atmosfera ancora più inquietante di quella che si respira in superficie. Ma lo sai che forse... Parlo con un NPC che... Dai, non è giusto però, ma come hai fatto? L'hai avuto un mazzo proprio rotto in culo. che mi affida l'oggetto Covenant per il patto dei creatori di tumuli. Cavalieri che si mantengono sull'orlo della follia, affidando il proprio senno all'accumulo di vittime che diventano la loro famiglia. Trovo anche lo scudo del dio della guerra e ne studio la decorazione nella speranza di capire chi sia questa divinità già introdotta in Dark Souls 2 con gli uomini leone. Uso un osso del ritorno per riprendere la strada della prosecuzione, ma vengo invaso dallo stesso NPC che scopro chiamarsi Hodrick. Dopo averlo sconfitto senza nessuna difficoltà, ottengo una catena vertebrale, oggetto da offrire al suo patto. Proseguo, sentendo rumori sospetti. Gog, sei di nuovo tu? Di là vai dal boss, torna indietro. Mi viene consigliato di fare retrofront e proseguire verso la torre del gigante, accessibile tramite un ponticello custodito da 2 non morti giganti con mortaio. E sega. Me ne libero, così posso parlare con Aegon di Karim, cavaliere dall'estetica tamarrissima, che protegge quella che sembra essere Anastasia, guardiana del fuoco del santuario di Dark Souls 1. Non fa altro che scoraggiarci, ma noi proseguiamo e... no, non proseguiamo. Una misteriosa nebbia ci blocca il cammino e secondo me si tratta di un bug. Vi assicuro che domani ne vedremo delle belle, ma per oggi mi fermo qui.